We must find new ways to come to terms with the darker and more difficult aspects of the past, acknowledging, reconciling and striving to do better. Nel momento in cui si crede che uno sia finito, ne spunta un altro dal nulla. Aggiungi ceppo, la più recente è niente meno che la regina Camilla, che esprime il suo disappunto per le osservazioni che la defunta regina Elisabetta II ha fatto su di lei. Per essere più precisi, che cosa ha detto la regina Elisabetta? E soprattutto, perché la regina Camilla tira fuori una questione che è nota da molti anni? Venite con noi, perché questo sarà un viaggio emozionante sulle montagne russe. Ancora disordini in famiglia. La famiglia reale britannica non è nuova ai drammi. Tuttavia, l'ultimo potrebbe essere il più controverso. La defunta regina Elisabetta II avrebbe fatto un commento sulla regina Camilla quando era ancora in vita, che a quanto pare l'ha fatta arrabbiare parecchio. Attualmente, la cosa più sorprendente è il modo in cui l'ha scoperto. Nel corso di molti anni, Camilla è stata ritratta come l'enigma reale. La differenza è che questa volta si può provare simpatia per lei. La principessa Anna, nota per non aver mai indorato la verità, avrebbe dato la notizia a Camilla durante un recente vertice a Balmoral, come riportato da diverse fonti. Siete interessati a saperne di più sulla sconvolgente verità? Tenete gli occhi aperti. La principessa Anna ha dichiarato che la regina Elisabetta non ha mai desiderato che Camilla ereditasse il trono. In realtà, il defunto re avrebbe voluto che fosse la principessa Kate a ricoprire il ruolo, in quanto riteneva che lei rappresentasse l'eleganza essenziale per la posizione. D'altra parte, questa è solo la punta dell'iceberg. Anna si è spinta oltre, dicendo a Camilla che la regina Elisabetta non la vedeva di buon occhio e che l'unico motivo per cui aveva accettato il titolo di regina consorte era dovuto a un accordo non detto che era stato fatto dietro le quinte. E a questo punto le cose cominciano a diventare molto affascinanti. Secondo quanto riportato, Re Carlo ha sfruttato i legami del principe Andrea con Jeffrey Epstein per convincere la madre a dare la sua benedizione al titolo di Camilla. Problemi in famiglia. In quel periodo, Carlo aveva bisogno dell'appoggio pubblico della regina nei confronti di Camilla, dato che si stava avvicinando l'occasione del suo giubileo di platino. D'altra parte, la regina Elisabetta, che è sempre stata una persona pragmatica, era consapevole che il popolo avrebbe avuto difficoltà ad accettare Camilla come regina. A un certo punto si è pensato di chiamarla principessa consorte piuttosto che regina. Carlo, tuttavia, riuscì a sfruttare la situazione a suo vantaggio, convincendo la madre ad acconsentire al titolo di Camilla in cambio della risoluzione del dilemma di Andrea. Ciò è avvenuto nonostante il peso dello scandalo di Andrea aleggiasse sulla monarchia. Camilla è ancora turbata da questa realtà anche dopo tutti questi anni. La ferita lasciata dal fatto che la regina Elisabetta non l'abbia mai accolta veramente e che le sia stato concesso il titolo solo come risultato di manovre reali si fa ancora sentire. E sembra che i conflitti di potere che si stanno verificando all'interno della famiglia reale non siano ancora finiti, visto che la principessa Anna ha rivelato questi segreti. Per quanto riguarda il dramma reale, tuttavia, c'è una cosa che si può dire con assoluta certezza. La corona non è mai priva di controversie. D'altra parte, alla luce di tutte queste scioccanti rivelazioni, non possiamo fare a meno di chiederci perché sia la principessa Anna a tenere il segreto per sé. La domanda è: perché aspettare fino a questo momento per tirare fuori tutto questo? Il rapporto tra le due signore ha qualche problema irrisolto o c'è qualcos'altro in ballo? In ogni caso, non sarebbe inaspettato se questo fosse l'ennesimo capitolo del conflitto in corso tra Anna e Camilla da molto tempo. A causa dell'ostilità che esiste tra loro da molti anni, il loro rapporto è sempre stato difficile da capire. Ma aspettiamo un po' prima di addentrarci in questo dramma. Per il momento, confrontiamo e contrastiamo la presunta antipatia che la regina Elisabetta nutre per Camilla con l'evidente ammirazione che nutre per la principessa Kate. È risaputo che la defunta regina aveva a cuore Kate Middleton e la vedeva come la candidata ideale per il ruolo di regina consorte in futuro. In effetti, questa ammirazione esiste da tempo. In realtà, è iniziata nel 2006. Era chiaro che la defunta regina aveva una particolare predilezione per Kate. Per questo motivo, la regina Elisabetta ha invitato Kate a trascorrere le vacanze a Sandringham, quando ancora frequentava il principe William.
Si trattava di un onore estremamente insolito per una fidanzata reale non ancora sposata. Nonostante ciò, Kate, nota per il suo rispetto per le tradizioni, ha rifiutato con gentilezza. Il fatto che all'epoca avesse solo 24 anni significava che era consapevole di non avere una posizione ufficiale tra gli incontri più personali della famiglia reale fino a quando non ci fosse stata una proposta di matrimonio. Ben presto divenne non solo la moglie di William, ma anche una solida favorita all'interno della famiglia reale, grazie alla sua tolleranza e alle sue conoscenze. Il fatto che la regina Camilla abbia preso atto del crescente potere di Kate, e non in modo positivo, sembra essere stato all'origine delle tensioni che si sono sviluppate da quel momento in poi. È stato affermato che Camilla ha detto chiaramente che non considera la principessa Catherine un'accoppiata appropriata per William o per il futuro della monarchia. Christopher Anderson, uno specialista di affari reali, sostiene che Camilla non era felicissima quando William e Kate hanno iniziato a frequentarsi. In effetti, si opponeva fermamente alla relazione tra i due. Anderson afferma che Camilla non considerava Kate un membro della loro cerchia sociale e che la considerava un'estranea. La Anderson è autrice di The King, The Life of Charles III. La sua prospettiva era che la Middleton, nata in una famiglia della classe media, non fosse adatta al monarca che un giorno avrebbe governato il paese. Fino a che punto l'iniziale avversione di Camilla per Kate derivava solo dalla sua posizione sociale, o era preoccupata dalla possibilità di perdere la sua influenza su Carlo e sul futuro della famiglia reale? A prescindere dalle circostanze, le tensioni che si sono create tra queste due forti signore reali non hanno ancora raggiunto la superficie. A questo punto, sembra che il dramma reale non sia ancora finito, soprattutto considerando che la principessa Anna è in azione. Tuttavia, è emerso che la principessa Anna non è l'unica a nutrire dubbi su Camilla. Sembrerebbe che la grande maggioranza dei membri della famiglia reale, tra cui lo stesso principe William, sia della stessa opinione. Se credete che sia a causa delle osservazioni che Camilla ha fatto su Catherine, allora vi sbagliate. Nonostante il fatto che questo possa aver avuto un ruolo nel fatto che lui non provasse un vero affetto per Camilla, c'è un'altra spiegazione, che risale a quando William era un ragazzino. Il principe Harry, nella sua scioccante biografia intitolata Spare, ha rivelato il presunto attrito che esisteva tra William e Camilla. Secondo Harry, Camilla è sempre stata un po' terrorizzata da William e William l'ha sempre solo tollerata. In realtà, lei è sempre stata timida con lui, ma la vera sorpresa è che, durante la conversazione, Harry ha rivelato che lui e William avevano pregato il padre, il re Carlo III, di non sposare Camilla. Secondo lui, la loro matrigna era famosa per diffondere ai media voci su di loro e sul resto della famiglia reale. Sosteneva inoltre che ci fosse lei dietro le fughe di notizie. Quando Camilla entrò finalmente a far parte della loro vita, Harry scrisse nel suo libro che aveva riflettuto se sarebbe stata o meno una di quelle matrigne. Senza dubbio, la tensione non si è materializzata dal nulla. Negli anni 80 e 90, la famosa storia d'amore di Camilla con Carlo, avvenuta quando lui era ancora sposato con la principessa Diana, aveva lasciato gravi ferite nelle persone coinvolte. Lei e Carlo ebbero una relazione a fasi alterne, e Diana, in un'intervista a Panorama, dichiarò che in questo matrimonio eravamo in 3, il che significava che era un po' affollato. La terribile morte di Diana, avvenuta nel 1997 a causa di un incidente stradale, sconvolse le persone di tutto il mondo. Carlo perseverò nelle sue intenzioni di sposare Camilla e nel 2005 si legò a lei. Questo nonostante il figlio avesse espresso la sua inequivocabile opposizione all'idea. Secondo quanto scritto da Harry in Spare, Carlo era irremovibile nel portare avanti il matrimonio, nonostante lui e William si fossero impegnati per convincere il padre del contrario. Il fatto che gli abbiano stretto la mano, gli abbiano augurato ogni bene e lo abbiano rassicurato che non c'era alcun rancore è stato da lui menzionato. Nonostante i sentimenti di tensione di Harry nei confronti di Camilla continuassero a essere evidenti, alcuni conoscitori della situazione hanno affermato che William aveva voltato pagina, soprattutto quando Harry avrebbe lasciato la famiglia reale nel 2020. William e Camilla avrebbero superato una serie di ostacoli fondamentali nel corso della loro relazione, come affermano le fonti citate da US Weekly.
La fonte delle informazioni ha indicato che William e Harry hanno sempre avuto una profonda diffidenza nei confronti di Camilla a causa del loro profondo attaccamento alla madre. Secondo quanto riportato, non si sono mai sentiti abbastanza sicuri da aprirsi con lei in modo anche solo lontanamente significativo. Tuttavia, c'era una persona che aveva contribuito a rafforzare il legame tra il principe William e la principessa Kate, ed era il principe di Galles. Nonostante tutto quello che Camilla ha detto su Kate, Kate le ha sempre dimostrato affetto e rispetto nel corso della loro relazione. Anche se era possibile che le cicatrici del passato non si rimarginassero mai del tutto, sembrava che William e Camilla avessero interrotto un'azione per il momento. D'altra parte, dato che si diceva che Anna stesse fomentando le tensioni e che le ombre del passato continuavano ad aleggiare, la questione che rimaneva era: quanto sarebbe durata questa pace reale? La situazione di tensione è data dal fatto che la regina Camilla e la principessa Anna sono i due monarchi. Nonostante il rapporto tra la principessa Caterina e la regina Camilla sembri essersi ricomposto, c'è ancora un conflitto reale che è molto più contorto. Oltre alla regina Camilla e alla principessa Anna, la regina Elisabetta II ha fatto una mossa particolare nel 2005, quando il principe Carlo, all'epoca conosciuto come Principe Carlo, ha sposato Camilla Parker Bowles. La principessa Anna non avrebbe mai dovuto inchinarsi davanti a Camilla, secondo un documento speciale che aveva fatto preparare al suo segretario privato. Un ex cortigiano ha dichiarato all'epoca che ciò avvenne su insistenza delle principesse Anna e Alexandra, che non vedevano alcun motivo per mostrare riverenza a questa donna estremamente impopolare. Per dirla in altri termini, Anna decise che non avrebbe sopportato questa situazione e fece capire chiaramente che non aveva intenzione di piegarsi alla nuova moglie del fratello. Tuttavia, vi starete chiedendo perché, in parole povere, tutto si riduceva all'amore. La loro storia può essere fatta risalire agli anni 70, quando Camilla ebbe una relazione con Andrew Parker Bowles, caratterizzata da periodi di tira e molla. Ma è qui che le cose si fanno interessanti. Durante la relazione di Camilla con Andrew, quest'ultimo ha avuto rapporti con la principessa Anna. Tuttavia, questo è il punto in cui è iniziato il disaccordo. Si decise di costruire un rettangolo d'amore reale invece di un triangolo amoroso, con i due figli maggiori della regina come partecipanti. Il dramma è stato persino inserito nella terza stagione di The Crown, che ha contribuito a riaccendere l'interesse per questa disputa che dura da decenni. Secondo un insider di palazzo, la tensione non si è mai veramente placata per tutta la loro storia. Anna e Camilla hanno avuto un rapporto teso e questo sta riportando a galla molte vecchie cicatrici. Non c'è assolutamente alcuna possibilità che questi reali diventino amici l'uno dell'altra. Ma veniamo ai giorni nostri. Sembra che le cose siano andate diversamente, almeno in pubblico. Nel novembre dell'anno precedente, la principessa Anna ha conferito a Camilla una laurea honoris causa in letteratura presso l'Università di Londra. In effetti, le due signore sembravano più intime che mai, visto che si erano recate insieme al matrimonio. In qualità di cancelliere di lunga data dell'istituzione, Anne ha lodato Camilla per i suoi notevoli sforzi nel promuovere la lettura, tra cui il programma Queen's Reading Room da lei avviato. È nota per il suo costante sostegno a diverse cause, in particolare a quelle che riguardano la salute e il benessere. Inoltre, per ironia della sorte, è stata Camilla a doversi inchinare davanti al cancelliere Anna per ricevere il premio. La fredda tensione che esisteva tra loro in passato era ben lontana da questo momento, soprattutto se si considera che le loro vite sentimentali erano inizialmente intrecciate. Penny Junor, una biografa reale, afferma che Andrew aveva relazioni con alcune donne, tra cui diverse conoscenti di Anna. Durante il periodo in cui Camilla fu presentata a Carlo, la Junor sostiene che lei era a conoscenza del fatto che Andrew stava con la principessa Anna e aveva deciso di dargli una lezione. Fu come diretta conseguenza di ciò che Camilla iniziò la sua storia d'amore con il principe Carlo. In fin dei conti, entrambe le storie d'amore della Bowles, quella di Anna con Andrew Parker e quella di Camilla con Carlo, erano fallite per le stesse ragioni. La loro prima storia d'amore è stata accolta con disapprovazione dalla famiglia reale, a causa delle sue precedenti relazioni con altre persone. Camilla non era accettabile per un futuro re. La storia d'amore tra Anne e Andrew Parker Bowles, invece, fu compromessa fin dall'inizio. Ciò non fu dovuto a una mancanza di devozione tra i due, ma piuttosto alla procedura reale.
In base ai termini dell'atto di regolamentazione del 1701, Andrew Parker Bowles, che era un devoto cattolico, non avrebbe mai potuto sposare un membro della famiglia reale, nonostante il fatto che Anna, all'epoca ancora quarta, in linea di successione al trono, ne fosse pienamente consapevole. La separazione fu comunque difficile da sopportare. Il fatto che Andrew abbia interrotto la loro relazione nel 1973 e che poco dopo abbia annunciato che avrebbe sposato Camilla avrebbe lasciato Anna in uno stato di completa e totale devastazione. Si dice che Anne si sia ripresa dal dolore sposando il capitano Mark Phillips, un comandante di cavalleria. Sebbene il matrimonio fosse inizialmente promettente, alla fine non durò e causò molto stress alla famiglia reale. Il matrimonio di Anne Phillips con Mark Phillips si concluse formalmente con un divorzio nel 1992, da notare perché i due erano già divorziati da 3 anni, durante i quali erano state avanzate accuse di adulterio da entrambe le parti. Bedell Smith ha anche affermato che Andrew Parker Bowles era uno dei presunti amanti di Anne. Queste informazioni provengono da Bedell Smith. Il destino ha voluto che Carlo e Camilla si sposassero nel 2005, aprendo la strada a una storia d'amore che ha attraversato decenni di scandali, ma alla fine sono stati Anna e Andrea a sposarsi. Nessuno dei due ha completato la propria storia. Ciò che è davvero notevole è il modo in cui questi conflitti e intrecci, di lunga data all'interno della famiglia reale, si sono sviluppati nel corso del tempo. Tra Anne e Camilla deve esserci stata una persistente fonte di conflitto silenzioso, dovuta al fatto che Andrew Parker Bowles ha mantenuto una forte relazione con entrambe nonostante il complicato background che condividevano. Da tempo circolano voci insistenti sul fatto che l'affetto di Anne per Andrew Parker Bowles non abbia mai perso intensità. Andrew ha continuato a essere uno dei più cari amici e compagni di Anne, anche dopo essere stato sposato con Camilla per diversi decenni. È persino vero che è il padrino di sua figlia, Zora Tindall, così come Re Carlo è il padrino di Tom Parker Bowles, il figlio di Andrea e Camilla, Sally Bedell Smith. Una biografa reale afferma che Anne e Andrew continuarono ad avere un forte legame anche dopo la conclusione del loro fidanzamento amoroso. Sembra che la loro relazione andasse oltre la semplice amicizia. Bedell Smith fa persino un accenno alle frequenti affermazioni secondo cui la storia d'amore tra Anne e Andrew potrebbe essere continuata anche dopo il matrimonio dei rispettivi coniugi. Sebbene Camilla sia riuscita a conquistare Carlo, la presenza e la sicurezza di Anne nel suo rango reale sembravano darle sempre il sopravvento nelle loro dinamiche. Camilla potrebbe aver conquistato Carlo, per Camilla, che per anni ha dovuto sopportare il pubblico scrutinio come l'altra donna. La personalità di Anna e il suo solido status di figlia della regina hanno certamente portato un ulteriore strato di tensione alla situazione. Tuttavia, è ironico che il divorzio e il successivo risposo di Anna abbiano reso possibile a Camilla di sposare Carlo, nonostante la loro iniziale freddezza reciproca. Quando la defunta regina ha osservato che la monarchia non ha avuto ripercussioni dopo che Anna ha lasciato Mark Phillips per Timothy Lawrence, è sembrata ammorbidire il suo atteggiamento nei confronti della problematica relazione del figlio, non solo come donne reali, ma anche come due persone profondamente impegnate a sostenere Re Carlo. Sembra che Anna e Camilla abbiano scoperto un terreno comune ora, 20 anni dopo la loro prima apparizione pubblica. Pur avendo mantenuto uno stretto legame con lo stesso uomo che aveva avuto un ruolo così audace nella loro storia sentimentale, sono passate da rivali ad amiche. Si tratta di un bizzarro scherzo del destino che ha cambiato la dinamica delle loro relazioni. D'altra parte, sebbene Camilla e Anna si siano affermate come membri della famiglia reale, un'altra donna reale sta ancora lavorando per stabilire la propria eredità. Kate Middleton. Kate Middleton, destinata a diventare la futura regina consorte, viene spesso paragonata ad altri reali, come la principessa Diana, la regina Camilla e persino la defunta regina Elisabetta II. Tuttavia, non le viene riconosciuto il merito di essere una persona unica. Nata il 9 gennaio 1982 al Royal Berkshire Hospital di Reading, Kate è nata in una famiglia appartenente alla classe medio-alta. La parte paterna della famiglia aveva legami con l'aristocrazia terriera, mentre la parte materna aveva origini nella classe operaia. Prima di fondare la loro prospera azienda, la Party Pieces, i suoi genitori, Michael e Carol Middleton,
Erano impiegati presso la British Airways quando lavoravano. La famiglia reale non ha prestato molta attenzione all'infanzia di Kate. Poiché la sua famiglia si è trasferita in Giordania quando aveva solo 2 anni, ha potuto frequentare una scuola materna che insegnava in inglese in quel paese. La sua famiglia è tornata nel Berkshire nel 1986 e lei ha iniziato subito a frequentare la St. Andrew's School. In seguito, ha proseguito gli studi al Marlborough College, dove ha avuto successo sia in campo atletico che accademico. Ha persino vinto un premio Duca di Edimburgo d'Oro per la sua leadership nella squadra femminile di hockey su prato, di cui è stata capitano. La sua vita, però, cambia irrimediabilmente quando si iscrive all'Università di St. Andrews, che si trova in Scozia. In quel luogo avvenne l'incontro casuale tra lei e il principe William e, come si suol dire, il resto è storia. Tuttavia, Kate è sempre stata qualcosa di più della semplice ragazza che ha sposato un principe, nonostante il fatto che molti si concentrino sulla loro storia d'amore reale. Nonostante fosse stata accettata all'Università di Edimburgo, Kate ha deciso di prendersi un anno sabbatico durante il quale ha frequentato i corsi del British Institute of Florence in Italia e ha partecipato a un programma internazionale Raleigh in Cile. Inoltre, ha lavorato come marinaio al porto di Southampton per tutta l'estate, prima di iscriversi all'Università di St. Andrews, in Scozia. Dopo aver iniziato la sua carriera accademica con una concentrazione in psicologia, alla fine ha spostato la sua attenzione totalmente sulla storia dell'arte. Ha continuato a lavorare part-time come cameriera. È stata anche membro attivo del Lumsden Club, dove si è occupata della pianificazione di iniziative comunitarie e di eventi di raccolta fondi. Il suo master universitario in storia dell'arte le è stato conferito nel 2005, quando risiedeva al St. Salvatore's Hall all'epoca, ed è a St. Andrews ha incontrato per la prima volta il principe William nel 2001. Si dice che abbia catturato la sua attenzione nel 2002, mentre sfilava in passerella con un abito di pizzo trasparente a una sfilata di beneficenza. Al secondo anno di frequentazione, i due si sono frequentati formalmente nel 2003, condividendo un appartamento con altri 2 amici e trasferendosi poi insieme a Balgove House. Il loro amore non è stato privo di sfide. Nel 2004 si sono momentaneamente separati prima di tornare insieme. Subito dopo la laurea, Kate si è trovata sottoposta a un'incessante attenzione da parte dei tabloid a causa della sua relazione con William. Nel 2006, mentre lavorava come project manager per l'azienda di famiglia, ha assunto un incarico part-time come buyer di accessori per Jigsaw. Inoltre, era responsabile della gestione del sito web e del catalogo dell'azienda. Ha partecipato regolarmente agli impegni reali, tra cui la processione di William a Sandhurst nel dicembre 2006. La coppia si è nuovamente lasciata nell'aprile del 2007, ma è tornata insieme non molto tempo dopo. Nel 2008 si è fatta strada nel mondo reale, partecipando al matrimonio di Peter Phillips nella residenza di William e incontrando per la prima volta la regina Elisabetta II. Nello stesso anno è stata osservata mentre partecipava alla processione dell'Ordine della Giarrettiera, che si è tenuta per onorare William con il titolo di Cavaliere Reale della Giarrettiera. Nel 2008, quando il principe William era di stanza nei Caraibi con la Royal Navy, Kate ha continuato a partecipare spesso a impegni reali di alto profilo. Per l'addestramento di William alla ricerca e al salvataggio della Royal Air Force, nel giugno 2010 la coppia si è trasferita in un cottage nella tenuta di Bedorgan ad Anglesey, in Galles, dove William era di stanza. Prima del fidanzamento tra i due, Kate e la sorella Pippa risiedevano in un appartamento di Chelsea di proprietà dei genitori. Successivamente, nell'ottobre del 2010, William ha fatto la sua proposta di matrimonio in un remoto rifugio alpino sul Monte Kenya. Era in viaggio verso il Liwa Wildlife Conservancy del Kenya per un periodo di 10 giorni diversi. Il 16 novembre Clarence House ha annunciato il fidanzamento al pubblico. C'è stato un unico gesto che ha collegato il passato e il presente: la proposta di William con il famoso anello di zaffiri e diamanti che indossava sua madre Diana a St. James's Palace il 10 marzo. Kate è stata confermata nella Chiesa d'Inghilterra in preparazione del suo futuro come membro della famiglia reale. William e il resto della famiglia erano presenti alla cerimonia. Il matrimonio,
che ha avuto luogo il 29 aprile 2011 nell'abbazia di Westminster e ha coinciso con il giorno di Santa Caterina. È stato a dir poco spettacolare. Caterina. È stato uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo. Si stima che 300 milioni di spettatori in tutto il mondo si siano sintonizzati per assistere all'evento, di cui 26 milioni solo in Gran Bretagna. Il Regno Unito ha proclamato il giorno festivo. L'abito indossato da Kate per il suo matrimonio, creato da Sarah Burton per Alexander McQueen, è diventato subito famoso. Il titolo di Sua Altezza Reale, Duchessa di Cambridge, le è stato conferito al momento del matrimonio. Anmer Hall, un rifugio rurale situato nella tenuta di Sandringham, fu regalato agli sposi dalla regina come dono per il loro matrimonio. Dopo una ristrutturazione durata 18 mesi è costata 4,5 milioni di sterline. Nel 2013 si sono trasferiti nell'appartamento 1A di Kensington Palace. Prima di allora, per tutta la durata della loro permanenza a Londra, avevano risieduto al Nottingham Cottage. Hanno continuato a fare di Kensington Palace la loro residenza fino al 2017. A partire dal settembre 2022, la famiglia ha preso casa all'Adelaide Cottage, situato a Windsor. L'arrivo del principe George nel luglio 2013, della principessa Charlotte nel maggio 2015 e del principe Louis nell'aprile 2018 ha portato a più di 3 il numero dei figli della famiglia di Kate e William. L'annuncio che Kate si era sottoposta a un intervento chirurgico programmato allo stomaco presso la clinica di Londra per un problema medico sconosciuto è stato dato da Kensington Palace nel gennaio del 2024. La sua assenza prolungata ha provocato notevoli speculazioni da parte dei media e un'ondata di teorie cospirative, in particolare dopo che William si è ritirato da un'importante funzione reale, adducendo un problema personale come motivo della sua decisione. Si è ritirata dagli impegni pubblici per tutto il mese di marzo. Nel corso di un videomessaggio inviato il 22 marzo, Kate ha rotto il suo silenzio e ha dichiarato che i test post-operatori avevano mostrato la presenza di un cancro e che stava seguendo la chemioterapia dalla fine di febbraio. Nonostante il prolungamento del suo congedo medico, ha fatto un'apparizione inaspettata durante il Trooping the Colour di giugno. In seguito, in una lettera, ha confermato di aver continuato a sottoporsi alle cure per tutto il mese. Mentre continuava la sua convalescenza, ha fatto sporadiche apparizioni in pubblico nel corso dei mesi successivi. All'inizio di settembre, Kensington Palace ha diffuso un videomessaggio in cui dichiarava che aveva terminato il trattamento chemioterapico e si preparava a riprendere i suoi compiti reali. Nel mese successivo, ha accompagnato William in visita ai parenti delle vittime dell'evento di Southport del 2024. Si trattava del suo primo impegno formale da quando aveva terminato le cure. Nel mese di gennaio 2025, Catherine tornò al Royal Marsden Hospital, dove era stata curata per un cancro, per esprimere la sua gratitudine ai medici che l'avevano assistita e per consultarsi con altri pazienti. Dopo essersi sottoposta a chemioterapia, la visita è stata il suo primo impegno pubblico in solitaria dopo la fine del trattamento. La notizia tanto attesa è stata divulgata anche da lei sotto forma di annuncio. Si è verificata una remissione del tumore maligno. Nel corso della sua vita, Catherine si è dedicata ad attività di beneficenza, sia prima che dopo essere diventata un membro della famiglia reale. Time to Reflect di Alastair Morrison è stato il soggetto di una mostra fotografica da lei, realizzata nel 2007 per raccogliere fondi per il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, UNICEF. L'anno successivo si è recata al Naomi's House Hospice per trascorrere del tempo con i bambini. Ha anche organizzato una raccolta di fondi per la discoteca, che ha permesso di raccogliere un totale di 100.000 sterline per l'Oxford Children's Hospital e per Place 2B, un'associazione di beneficenza che si occupa di salute. Mentre lavorava per l'azienda dei suoi genitori, era responsabile del coordinamento degli eventi per la Starlight Children's Foundation e dell'organizzazione del Boodles Boxing Ball, che si teneva per raccogliere fondi per cause benefiche. Subito dopo il matrimonio, l'impegno benefico di Catherine si è intensificato. Nel marzo 2011, lei e William hanno creato un fondo per i regali di nozze sotto la fondazione del principe William e del principe Harry. Questo fondo consente ai benefattori di fare donazioni a enti di beneficenza anziché inviare regali alla coppia. 26 organizzazioni caritatevoli, tra cui quelle al servizio delle forze armate, dei bambini
degli anziani, delle arti, dello sport e della conservazione. Hanno ricevuto fondi dal fondo. Il nome della fondazione è stato modificato nel 2012 ed è ora noto come Fondazione Reale del Principe e della Principessa di Galles. Questo cambiamento è stato fatto per evidenziare gli sforzi di Catherine. Il suo effetto non si limita alle donazioni di beneficenza. L'impeccabile senso dello stile di Catherine l'ha elevata allo status di eroe della moda in tutto il mondo ed è regolarmente presente nelle liste dei meglio vestiti. Il suo guardaroba è passato da selezioni più conservatrici a un look più raffinato e bello. Il termine effetto Kate Middleton si riferisce all'influenza che avrà sulle vendite al dettaglio e sulle tendenze della moda entro il 2021. Su Base Annua le è stato attribuito il merito di aver contribuito fino a 1 miliardo di sterline al settore della moda nel Regno Unito. Nel contesto dell'era contemporanea della famiglia reale, Catherine è emersa come una personalità distintiva, sia in pubblico che in privato. Giornaliste come Camilla Tomini e Petronella Wyatt l'hanno definita il bene più prezioso della monarchia e il gioiello della corona. Rhonda Gerlach, giornalista del New York Times, ha lodato la sua capacità di trovare un equilibrio tra tradizione e modernità. Secondo i suoi